GTA 6 non è ancora uscito e continuando così potrebbe non arrivare mai, soprattutto non come te lo stai aspettando tu. Diciamolo, i giochi AAA cominciano la campagna marketing giusto con un filino di anticipo e il nuovo titolo Rockstar non ha fatto eccezione. Essendo il gioco più atteso del 2025 e del 2026, con il budget più stratosferico e probabilmente anche il gioco con più rumor, i gamer non riescono a resistere all'idea di rendere questo gioco un cult senza che neanche sia uscito. Dalla mappa con tutte le regioni dei capitoli precedenti, il che comporterebbe un download da 750 giga e una storia da 400 ore, fino alle missioni per esplorare lo spazio e al viaggio nel tempo. I fan se ne sono inventati tutti i colori fino all'annuncio del nuovo capitolo nel 2022. Poi, religioso silenzio, quasi come se dovessero rispettare l'uscita del nuovo titolo Rockstar. Ma allontaniamo tutte queste voci e torniamo con i piedi per terra. Sì, anche con te ci rivediamo dopo. Quindi, cosa sappiamo davvero del gioco che, secondo il fondatore di Rockstar, vuole esplorare i confini di ciò che è possibile in un'avventura open world, story-driven, altamente immersiva? Iniziamo dicendo che il nuovo capitolo utilizzerà il Rage Engine, ovvero lo stesso motore di gioco utilizzato da GTA V e da Red Dead Redemption 2, ma migliorato significativamente per adattarlo alla nuova generazione, come dichiarato dal CEO di Take-Two Interactive. Tra le funzionalità che sicuramente troveremo implementate ci saranno il ray tracing e l'illuminazione globale per aumentare la qualità della scena e, cito testualmente, la generazione procedurale di oggetti e ambienti, che con tutta probabilità si riferisce alle tecnologie utilizzate negli ultimi Assassin's Creed per creare e posizionare oggetti all'interno di ambienti in maniera procedurale. Questo, visto anche il numero enorme di persone che stanno partecipando al progetto, significa una migliore qualità grafica e una mappa più grande. Ma andiamo avanti perché le novità sono tante ed una delle cose più soddisfacenti da vedere modificata nei giochi è il motore fisico, che anche solo vedendo gli ultimi trailer è migliorato significativamente, e pensare che secondo gli ultimi rumor Rockstar ha impiegato più di 20 ingegneri solamente per lavorare sull'acqua. Ma il gioco non è solo realismo e grafica. Pensando ai titoli di Rockstar, una delle prime cose che viene in mente è l'immersione del mondo, il modo in cui è costruito e quanto è dinamico. I pad, o NPC che dir si voglia, sono stati programmati in scenari sempre più complessi e che permettono al giocatore di vedere un mondo vivo. Ma tutto ciò non arriva lontano, perché per quanto le strutture dei comportamenti diventano più complesse, la PS5 non riesce a fare più di tanto quando si tratta di simulazione della vita reale. Pensare che questo aspetto dei giochi Rockstar è così famoso che il New York Times ne ha fatto un reportage che trovi in descrizione. Passando al gameplay, sono state annunciate un gran numero di novità, tipo il basket, il biliardo e la pesca. E ok, non è per questo che qualcuno gioca a GTA 6. Infatti, gran parte delle modifiche arriveranno sul multiplayer online, perché sì, è lì che sta puntando Rockstar. Possiamo tranquillamente presupporre che alcune delle novità più grandi serviranno per fidelizzare il pubblico a basso costo nel lungo termine. E per quanto non ci siano conferme certe, alcune mosse di Rockstar ci hanno dato alcuni input per capire sicuramente di cosa sarà. In primis l'acquisizione di CFXRE, che probabilmente molti di voi non conoscono e che sono i creatori di 5M, il sistema grazie a cui esistono GTA 5 Roleplay e i server personalizzati su PC. Poi i cambiamenti alle policy, sempre riguardante il multiplayer, l'RP e i server personalizzati. Diciamo che probabilmente come minimo ci sarà la possibilità di personalizzare la propria esperienza online, quasi sicuramente o tramite server o una piattaforma simile. Se vogliamo essere un po' più coraggiosi in questa supposizione, anche se per me è fare il passo un po' troppo lungo, potremmo anche dire che Rockstar vuole creare una piattaforma proprietaria per gestire mod e server. Poche cose sono sicure, la morte e il fatto che GTA 6 venderà centinaia di milioni di copie. La situazione per gli altri sviluppatori è così preoccupante, visto la comprensibile paura di essere completamente oscurati da GTA 6, che non solo in quel periodo non è previsto che esca praticamente nulla per ora, ma i publisher sono tutti terrorizzati dall'idea di un altro cambio di programmi da parte di Rockstar. E poi, pensando alle milioni di copie, a che prezzo verrà venduto? Beh, sicuramente non 150 euro, ma dall'altra parte sicuramente non il prezzo di lancio di GTA 5, 59,99. L'industria è diventata più cara, così come fare un videogioco. E dato il numero di copie previsto, anche solo in prevendita, non è detto che Rockstar non decida di venire incontro ai suoi fan con un prezzo standard di 79,99, che comunque è una mazzata, ma probabilmente il giusto compenso anche visto il numero di persone coinvolte.
non è solo il programma dei giochi che dovranno uscire che cambia con l'arrivo del nuovo Grand Theft Auto. L'intero ecosistema dell'industria si smuove, alcune volte in positivo, altre in maniera terribilmente negativa. Alcuni di voi si ricorderanno sicuramente la fase iniziata nell'industria subito dopo il lancio di GTA V, dove tutto, ma proprio tutto, era open world e doveva esserlo. Parlo di alcuni Far Cry, Mad Max, Just Cause, No Man's Sky e molti altri giochi che pur di diventare open world hanno deciso di rinunciare ai contenuti che dovevano riempire la mappa, creando un senso di vuotezza e insoddisfazione nel giocatore. Ora per fortuna la situazione sembra essere tornata sotto controllo. Forse per le nuove tecnologie, forse perché hanno capito che fare 20 ettari di terreno vuoti solamente per allungare l'esperienza, a meno che non ti chiami Death Stranding, non è ciò che noi giocatori definiremmo esattamente divertente. Ma la possibilità che i trend del mercato portino esattamente in quella direzione non è da escludere. Dall'altra parte l'uscita di un titolo del genere ha enormi effetti positivi sul mercato, dalla spinta di crescita sul mercato fino all'asticella dello standard che ancora una volta sale, portando il livello dei giochi ancora più in alto. Per vedere cosa succederà dovremo attendere il 26 maggio 2026, ma state certi che con tutta l'hype che ha circondato questo videogioco ne vedremo delle belle. E lasciando fare a Rockstar il lavoro che gli viene meglio, creare giochi, non hype, noi ci vediamo al prossimo video. Intanto iscriviti e se questo video ti è piaciuto lascia un like e un commento se ci vuoi far sapere che cosa ne pensi di GTA 6 e come sarà. Alla prossima!